Esistono tanti modi per visitare una città come un local, come un abitante del posto, ed è certamente una delle ultime tendenze del turismo contemporaneo. Ci sono tanti modi per farlo, uno di questi senz'altro è quello di seguire i racconti di un reporter in valigia, quindi vi invito nuovamente a iscrivervi al canale YouTube di un reporter in valigia. Altri modi sono quelli di affidarsi ad imprese che si occupano di questo, e ho voluto testare per voi una di queste attività. In particolare quella che vi proporrò sono le esperienze che propone Lavani Alonso Martinez di Madrid. Parteciperò insieme al suo staff ad una serie di iniziative che permetteranno di scoprire una Madrid inedita. Avani es una marca lifestyle para viajeros con mentalidad millennial. Entonces es un poco el target al que estamos dirigidos. Quella che vi mostrerò sarà una Madrid alternativa, con cooking class, un tour delle gallerie d'arte. Para mí el arte es una parte esencial, bueno, para mí por supuesto es mi pasión, es algo esencial para tener una vida plena. La scoperta del mattino, dell'alba di Madrid correndo per il Parco del Retiro, insomma queste ed altre iniziative in questo episodio. Ci troviamo tra l'altro in uno dei quartieri più autentici di Madrid, ovvero Chamberí, ma siamo all'incrocio di fatto con altri quartieri molto graziosi, ovvero Chueca e Malasaña, anche Salamanca è qua vicino. The format and what is your target for guests? Y es una marca muy moderna, ¿vale? Muy comprometida con el medio ambiente también, muy sostenible. Entonces, para que el cliente viva en el hotel como un local, como una persona que haya nacido en esa ciudad, sí. Esa es un poco la mentalidad y la filosofía que queremos conseguir. Non lasciatevi ingannare dall'architettura Art Nouveau così diffusa nel quartiere. Gli interni in stile pop e urban lasciano entrare la città al pian terreno, la cui girandola di colori invita ad una socialità rilassata. We say it a lot of times, mola. Mola. This is mola, esto mola, esto It's cool. Is it cool? It's cool, I love it, or yeah, this is the meaning. So this place want to be mola? Yeah, that's right. Lo que hacemos es dirigir hacia tres conceptos, uno la gastronomía, otro el arte y otro, una experiencia turística, más turística. Chamberí, dove si trova l'hotel, è la Madrid dei madrileni, soprattutto quelli più aristocratici. Qui, fra bar di tapas, panetterie, macellerie e boutique, non incontrerete turisti. Un hotel in stile Liberty e un quartiere con tanti palazzi signorili in stile Liberty, il quartiere Chamberí, che è un posto davvero autentico. Di nuovo una Madrid che si ripropone con tante facce che messe insieme formano questo mosaico variopinto che è la vera anima, la vera bellezza di questa capitale. Come abbiamo visto nel precedente episodio su Madrid è la vera anima dei quartieri, la vita sociale ruota attorno ad un piattino di cibo, che si somma ad altri piattini contenenti le più creative leccornie. In Spagna le chiamano tapas. Impariamo a farne qualcuna? Come esperienza adesso partiamo da un workshop di tapas, faremo 5 tapas di altrettante regioni diverse della Spagna e quindi mi distreggerò con la cucina spagnola per la prima volta nella mia vita. Bienvenidos a sus estaciones. Acá por la próxima hora y 20 minutos vamos a estar cocinando las 5 tapas de principio a fin. Soy un chef pastelero, panadero y también con más de 10 años de experiencia trabajando en el rubro gastronómico. Oltre a Martin, a cucinare insieme a noi ci sono anche Bacco. Sono di Portogallo ma sono cresciuto qui in Madrid, un po' in giro per il mondo, ho lavorato in Messico, ho lavorato in Guatemala, a Firenze, sono stato 2 anni, ho imparato questo un po' italiano. E Mariano. Yo vengo de Chihuahua, México. Estoy actualmente terminando la carrera de artes culinarias y gastronomía en el Basque Culinary Center en el País Vasco.
Cominciamo con delle salsiccine, le cistorra, sfumate col sidro, accompagnate con del pane su cui abbiamo strofinato un po' di pomodoro. Gli agricoltori quando avevano questo pane che era già vecchio, che non si poteva mangiare, asciutto come il pane di Firenze, il pane toscano, mettevano un po' di aglio, un po' di pomodoro, sale, olio e davano una seconda vita al pane. Proseguiamo con i peperoni picchio, farciti con una speciale besciamella al tonno e porro. Non sto fermo perché sempre girando, si coagula. Questa sarà la mia tappa preferita della serata. Con passione li cospargo con una salsa di cui non ho capito la natura, ma poco importa, perché si deve correre verso il prossimo piatto, i gamberi all'aglio. Prendiamo così, bene, si prende con forza, si gira e si toglie. Ok. Perfetto, così. Con le teste si insaporisce il soffritto, con del brandy si sfuma il tutto, cercando però di non dare fuoco alla cucina. Il risultato è modestamente sublime. E per No, la devi gente provare. che non aveva. Dai, uno lo devi provare. Fallo per me. Buono? Buonissimo. Buenísimo, ¿no? Entonces, este es el más típico, el más tradicional de la región. Se llama hongos alla Logroño. La prossima tappa proviene dalla piccola regione della Rioja. Si soffriggono dei funghi portobello per poi saltarli con della vinaigrette. Realmente podemos enseñarles, mostrarles nuestra pasión por la cocina y al mismo tiempo tomar una copita con ustedes también, ¿no? Disfrutarlo un poco de esa manera. A letto vado con la pancia piena e il mattino dopo sveglia molto presto, all'alba. Vamos a explorar un poquito la ciudad corriendo. ¿Dónde vamos? We are going to Retiro Park. ¿Cuántos kilómetros esta mañana? About 7. Spero di farcela. Andiamo a scoprire la città. Ci siamo svegliati alle 6 della mattina. Es importante empezar con un pequeño paseo, un par de un minuto y medio. Mientras que la ciudad está levantando. Cominciamo con una corsetta leggera. The first important point in the city is the Colon Square. It's a good way to visit the city, so in 1 hour you can visit most of the... Para aquí? We are going to cross the Retiro. Is in that direction. That direction. In the west. Me gusta muchísimo mirar la ciudad levantar este temprano. Solitamente cuando voy para turismo en la ciudad me camino mucho veloz, pero pienso que esta es la más veloz visita de una ciudad che that I ever done in my life. Sì. The fastest. Eccoci, this is the Puerta de Alcalá. Puerta de Alcalá. Ok, el primo monumento que visitamos esta mañana. Una de las 5 puertas que era la entrada de Madrid antigua. Eccoci al parco. Siamo solo noi? Solo nosotros? Solo. Beautiful. It's an early hour because the people are sleeping. Yeah. Nosotros somos lo único locos corriendo, pero no, è beautiful. Eccoci al Palazzo di Cristallo. Sì, il Palazzo di Cristallo. È incredibile come correndo ti vedi in pochissimo tempo tutte le cose principali ed è un buon modo andare a correre la mattina per fare una sorta di sopralluogo della vostra meta turistica e poi ritornare lentamente a camminare al pomeriggio nei posti che più vi sono piaciuti. E questo è l'albero più antico di tutta Madrid. Il Prado. Este es el Paseo del Prado. Muy bonito, me gusta muchísimo. La Camera dei Deputati. We are going uphill now, but it's good to practice uphill. Because the cadence is optimum. The Instituto Cervantes. Ah, por ahí. El Banco de España es por allá.
Questa parte è bellissima della città, Pero es mejor ora perché tienes más turista durante il giorno. La via dell'Alcalá è meglio farla correndo la mattina presto perché sennò si riempie di turisti. Adesso è magnifica. 6 kilometers. 6 kilometers Okay. and a half. Ok. Like a half. Come sono stato? Come ero? Come corridore? Very good. Very good. I'm not used to it all. He's going to run another in the afternoon. No. È la mia primera vez che corro per una grande ciudad e non lo haces mai. Pero vamos, ha sido súper bien. Ni te has Ok. cansado. Muy bien. Mi fido. Muy bien, Mirko. Muy bien. Fido. Ritorno in hotel per rifocilarmi con la colazione perché più tardi vado sì a correre, ma a bordo di un Segway, come vedremo nel prossimo episodio. Continua a viaggiare, iscriviti al canale YouTube Un Reporter in Valigia.